video. Allora, come solito, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Allora, oggi argomento un po' particolare, ma secondo me interessante, perché ultimamente, sicuramente ne avrete sentito parlare, è uscito questo famosissimo ChatGPT, cioè questa intelligenza artificiale. Se non l'avete sentito vi dico brevemente cos'è, che praticamente ti permette da una chat di andare a scrivere determinate cose e ti risponde a qualsiasi cosa tu gli chieda, che sia del codice informatico, quindi programmazione, che sia di scriverti un testo, di revisionarti qualcosa, di correggertelo, di farti una traduzione. Insomma, è una cosa abbastanza potente, e quindi hanno tirato fuori veramente una cosa molto 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 interessante, ma ripeto, sicuramente ne avrete sentito parlare. Allora, mi ha incuriosito molto, l'ho provato in questi giorni, l'ho testato, insomma, ovviamente c'ha anche lui i suoi limiti, però è a un livello nettamente superiore rispetto a tutte le intelligenze artificiali che erano uscite in questi ultimi anni, perché comunque avevano dei limiti abbastanza evidenti, mentre questa è in grado di comprendere effettivamente quello che tu gli dici. Come funziona? Beh, diciamo che sfrutta una serie di algoritmi, di concetti matematici, tra cui il deep learning e l'NPL. Diciamo che sfruttando queste cose lui riesce a comprendere e a risponderti a quello che tu gli chiedi. Ora, a partire da questa cosa ho fatto un po' di riflessioni e mi sono chiesto come potrebbe essere l'ingegneria civile nei prossimi anni grazie appunto all'intelligenza artificiale che si sta sviluppando in modo così evidente. Partiamo dal presupposto che l'intelligenza artificiale è già all'interno del mondo delle costruzioni e dell'ingegneria tramite tutta una serie di cose che adesso vi elencherò, però diciamo che quello che è molto molto interessante, quello che sta venendo fuori appunto in questi ultimi mesi, è il concetto del dialogo, perché questa cosa qua fino a qualche mese fa, dico perché effettivamente è venuta fuori adesso, non era appieno sfruttata e non esisteva. Cosa vuol dire dialogo? Vuol dire che prima era una sorta di intelligenza artificiale intesa come un software molto potente, intesa come un rilievo geometrico, intesa come tutte cose che venivano fatte appunto da delle macchine, ma non ci poteva essere questa interfaccia, cioè questa, diciamo, questo B2B tra la persona e la macchina, mentre quello che sta venendo fuori, ed è a mio avviso veramente interessante, è quello di poter avere delle sorte di assistenti virtuali che ci aiutano nel nostro lavoro, ed è per questo che credo e sono convinto che l'intelligenza artificiale non vada assolutamente combattuta, ma vada sfruttata, quindi dobbiamo imparare come utilizzarla al meglio nei nostri lavori. Adesso, a parte il concetto dell'ingegneria, sicuramente molti lavori purtroppo spariranno anche nel corso degli anni, molti verranno ottimizzati e migliorati, ma il concetto credo che sia sempre quello, cioè capire come fare in modo che l'intelligenza artificiale sia un valore aggiunto ai nostri mestieri e non qualcosa di cui avere paura, a partire da quello che è l'insegnamento fino ad arrivare a quelli che sono appunto i lavori. Oggi vi voglio dire quelli che sono, a mio avviso, i 5 ambiti dove l'intelligenza artificiale potrà migliorare l'ingegneria e il mondo delle costruzioni. Okay? Allora, partiamo dal primo, che è quello del design, quindi la progettazione. Già oggi noi utilizziamo dei modelli BIM che ci aiutano tantissimo, diciamo, nella progettazione per quanto riguarda l'inserimento di grosse quantità di dati che possono venire da un rilievo geometrico di dettaglio, e grazie a questi dati poi inseriti in un modello BIM io posso poi andare a confrontare anche in tempo reale, adesso già ci sono delle applicazioni che lo fanno ed è molto interessante, il processo di costruzione dell'opera perché appunto ho un rilievo dettagliato e ho un progetto fatto su quel rilievo, posso andare quasi a restituire tramite anche delle tecnologie di VR e AR, quindi realtà virtuale e realtà aumentata, quello che è il processo di costruzione. Ecco, l'intelligenza artificiale potrà migliorare ulteriormente questa cosa, aiutandoci, diciamo, a riuscire a monitorare il processo di progettazione e di realizzazione dell'opera in un modo ancora più accurato. Ad esempio, potranno essere installate delle telecamere che vanno a rilevare appunto la costruzione passo passo e la vanno a confrontare con quello che è il modello BIM della struttura,
e vanno appunto a capire se ci sono degli errori nella costruzione dell'opera e li vanno a segnalare anche in tempo reale, quindi una cosa che ovviamente non potrà essere fatta per tutte le opere perché il costo diventa importante, ma per opere di un certo rilievo sicuramente può diventare una cosa molto importante. Un altro punto secondo me molto interessante, ragionando sempre sul discorso del chatbot, è quello che potendo avere una comunicazione diretta con questa intelligenza artificiale, noi potremo anche comunicare dei processi, e mi viene in mente appunto il disegno CAD, per esempio, che potranno essere svolti in automatico dall'intelligenza. Quindi, ad esempio, io ho un rilievo che ho fatto di una struttura esistente, lo riporto sul computer, devo fare la progettazione, magari devo fare delle operazioni standard, come ad esempio, non lo so, inserisci questo intervento strutturale che è il raddoppio di una parete, andare a comunicare direttamente con l'intelligenza in modo da riuscire poi a ottenere in output il disegno già fatto, come vi dicevo prima, come se fosse una sorta di assistente che non diventa più la persona che si mette lì a fare il disegno, ma una persona che sa come interagire con questa intelligenza e ottenere, diciamo, in modo più automatico. È un pensiero che mi sono fatto, non so se effettivamente si arriverà a questa cosa, ma secondo me può essere davvero davvero interessante, quindi fatevi, diciamo, questo piccolo viaggio anche voi. Poi andiamo al punto numero 2 e velocemente l'analisi dei costi. L'analisi dei costi e la pianificazione è una cosa molto importante che oggi per le grandi opere forse viene fatta anche con diciamo un certo dettaglio, ma capita anche lì che spesso ci siano dei problemi legati a tempistiche che non vengono rispettate, budget che non vengono rispettati, eccetera. Quello che dicevo prima, cioè il monitoraggio in tempo reale, anche di quelli che sono diciamo gli imprevisti che capitano durante la costruzione dell'opera, può aiutare tantissimo in questa cosa a determinare quelli che sono le variazioni dei costi e anche a prevedere, perché quello che l'intelligenza artificiale può fare tramite diciamo quegli algoritmi che citavamo prima e anche tramite il machine learning, quindi imparare da tutto quello che succede prima, dai dati che gli vengono immessi, è appunto quello di poter prevedere, cioè fare delle previsioni, cosa che l'essere umano può fare fino a un certo punto, perché magari tu fai il tuo computo metrico, il tuo capitolato, aggiungi una voce di imprevisti, ma ti fermi lì, mentre con l'intelligenza artificiale potrebbe essere molto interessante che in funzione di opere simili costruite in altre zone, eccetera, vada a determinare quello che può essere un indice di rischio che possa poi andare a determinare un surplus dell'opera e permetta appunto di non sforare nei costi e nei tempi, e penso che sia una cosa molto interessante anche questa. Ora arriviamo al terzo punto, che secondo me è molto molto interessante anche questo, che è quello della costruzione dell'opera. Allora, già oggi, e penso di aver condiviso anche qualche piccolo shorts in merito, sia la tecnologia della stampa 3D, che mi affascina molto e penso che approfondirò questo argomento, che permette appunto tramite queste stampanti che ovviamente come materia prima hanno del cemento o del calcestruzzo o miscele tipo queste, vanno a costruire effettivamente proprio un edificio in tempo reale con una velocità ovviamente maggiore rispetto a quella che può essere una costruzione vera e propria, e tutta una serie di tecnologie, ed è molto affascinante questa cosa. Anche qui ovviamente però non è sostenibile per tutte le tipologie di costruzioni perché i costi sono ancora un po' alti, però immaginiamoci questo, immaginiamoci l'uso anche questo di robot nelle costruzioni. Sono già stati fatti degli studi in merito, la Boston Dynamics ha recentemente lanciato un suo robot che dovrebbe essere il worker del futuro, e quindi anche qui è un concetto molto, molto interessante. E a questo si aggiunge quello che dicevo prima durante il processo di costruzione, di poter avere delle tecnologie, delle telecamere comunque che in tempo reale fanno delle scansioni, può essere appunto la valutazione anche dei rischi durante l'opera di costruzione. Quindi io immagino che durante l'opera ci siano determinate cose legate anche alla sicurezza dei lavoratori che possono essere mitigate in tempo reale, e questo durante il processo di costruzione può essere molto molto utile anche in questo caso grazie all'intelligenza artificiale. Punto numero 4, che in parte anche questo oggi è già applicato in alcune tipologie di strutture, ma sarebbe bello poterlo estendere a tutte le costruzioni e penso che aiuterebbe davvero tanto, è il monitoraggio in tempo reale. Anche su questo penso che farò un video di approfondimento perché lo reputo molto interessante.
E il monitoraggio in tempo reale che cosa vuol dire? Che io tramite l'intelligenza artificiale, tramite l'utilizzo di sensori installati nelle costruzioni, nei ponti, comunque in strutture di una certa rilevanza, posso andare a verificare in tempo reale lo stato manutentivo della struttura, posso andare a verificare ad esempio le deformate, le crepe, tutte queste cose. Quando ci sono delle situazioni che superano i limiti diciamo ammessi per poter garantire la sicurezza di quella struttura, questa intelligenza artificiale va a fare delle comunicazioni in tempo reale a degli enti o comunque a un software, a un cloud che va ad avvisare di questo pericolo, cosa che in molte strutture avrebbe potuto evitare anche delle tragedie, e sappiamo purtroppo che in alcuni casi c'è stata anche la perdita di vite umane, quindi diciamo che questo sicuramente quando si tratta di sicurezza sono le applicazioni anche più importanti, ok? Quindi diciamo che il monitoraggio in temporale è un'altra applicazione in cui l'intelligenza artificiale può contribuire molto, anche se oggi siamo già a un buon livello. Infine l'ultimo punto che c'entra diciamo in parte con quello che ho citato nel primo è l'utilizzo della tecnologia della realtà virtuale, realtà aumentata nel mondo delle costruzioni. Penso che questo possa essere un surplus veramente importante, perché potrebbe permettere, soprattutto per le costruzioni diciamo nuove, di andare a verificare in tempo reale qualsiasi tipo di cosa, perché voi immaginate che con la realtà aumentata voi mettete un visore o comunque anche col cellulare oggi andate a visualizzare delle cose che appunto nella realtà non ci sono, ma che possono essere, ad esempio il progetto lo vedete nella realtà applicato come dovrebbe venire e come dovrebbe essere, e come ad esempio può essere un retrofit sismico che voi andate a fare su quella struttura, quindi cercate di capire se si adatta o non si adatta. Insomma, ci sono tutta una serie di applicazioni molto interessanti, il rilievo geometrico, quindi in tempo reale magari riuscite a capire le dimensioni di una stanza e le altezze, tutte queste cose qua, e capire se determinate cose si adattano a quella tipologia di intervento oppure no. E anche questo penso che l'intelligenza artificiale, soprattutto nell'ottica dell'integrazione appunto della comunicazione, può essere una cosa davvero davvero interessante, che può portare delle novità veramente, veramente importanti. E infine l'ultimo punto, che ho citato anche nel primo, quello relativo diciamo al design, è quello della realtà virtuale e della realtà aumentata, che io reputo delle tecnologie veramente interessanti per il futuro. Tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, non so se lo sapete, ma io conduco anche un podcast che tratta di metaverso, è una passione che è nata in questi ultimi 2 anni, e magari vi lascio il link qua sotto, altrimenti se andate su Instagram, sul mio link in bio, potete trovare tutte le informazioni alla pagina. E è una cosa molto interessante, perché la realtà virtuale, ma anche la realtà aumentata in questo caso, per il futuro permetteranno di fare tutta una serie di cose, e non a caso ci sono stati degli investimenti importantissimi su questo tema da parte di società anche molto importanti, quali ad esempio l'identificazione in tempo reale di rilievi, misure, andare a capire, vedere se determinati interventi, se la costruzione dell'opera si sta eseguendo in modo corretto, perché io riesco a visualizzare, adesso non dico coi visori, ma anche col cellulare. Oggi ci sono delle applicazioni che ti permettono di vedere, di applicare quello che tu hai progettato, quindi magari partendo da un modello BIM, a quello che stai vedendo nella realtà. E questo non sembra, ma anche per chi costruisce l'opera, se effettivamente questa cosa diventa mainstream e viene adottata, può essere molto interessante anche per spiegare il tipo di intervento, quello che deve essere fatto, guardare, verificare se si sta facendo nel modo corretto, e aiutare appunto il professionista in tutta una serie di operazioni che magari richiederebbero un certo tempo, mentre andando a fare la congiunzione tra i rilievi 3D, la realtà virtuale, la realtà aumentata, e tra l'altro poi con la realtà virtuale si possono andare a fare tutta una serie di cose. Adesso non voglio entrare nel merito in questo video per non dilungarmi, però ci sono veramente tantissime cose. Penso che anche questo, collegato con l'intelligenza artificiale, sia un tema molto interessante che in futuro può contribuire allo sviluppo in modo positivo del mondo dell'ingegneria civile e strutturale in generale. Ok ragazzi, quindi per chiudere vi dico, secondo me questi sono strumenti appunto che vanno
implementati e sfruttati e non combattuti come qualcosa di malefico o strano, perché penso che in un modo o nell'altro entreranno nelle nostre vite, quindi tanto vale cercare di sfruttarli al meglio. Questo vale in generale e, ripeto, reputo molto interessante la possibilità di poter in qualche modo dialogare sempre più in modo stretto con questa intelligenza artificiale, perché credo che possa essere il futuro in generale per chi le saprà sfruttare al meglio. Ok, siamo arrivati alla conclusione anche di questo video, spero che nonostante insomma il tema un po' particolare ma molto attuale l'abbiate trovato interessante. Fatemelo sapere nei commenti anche se avete domande. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!